Ma quale biga preimpasto, pieghe, polish? Ecco qua, impasto diretto dalla sera prima, cotto nella terracotta, non esiste un pane più facile di questo. Mezza bustina, ovvero 4 grammi di lievito di birra secco, un sacchetto 500 grammi di farina di farro, questo qui l'ho comprato al discount, l'ho pagata anche poco, di ottima qualità, biologica. E per cucinarlo utilizzeremo un cuocipane che mi ha regalato Taddeo Terracotta, che è un produttore di pentole in terracotta, e vi invito ad andare sul link che vi lascio in descrizione. In una comoda ciotola ci metto i miei 500 grammi di farina di farro, ma va bene anche la farina di tipo 0, la farina di tipo 1, ancora meglio, leggermente integrale. Ci faccio un pozzanghere e mezzo, faccio il mio piccolo buco, ci metto l'acqua, 310 grammi di acqua fredda, i 4 grammi di lievito secco, se non avete quello secco ne mettete 10 di quello fresco. Lo sciolgo al centro, lo vedete che lì è inutile farlo a parte, facciamo la pozzangherina e aspettiamo 5 minuti. Ci metto 5 grammi, che è meno di mezzo cucchiaio di sale, e ora impasto, anzi impasto è la parola sbagliata perché non è un impasto, lo mischio, ecco, due bacchettine, un cucchiaio, una forchetta, un cucchiaio di legno, quello che avete, gli date una giratina, proprio 3 minuti, vedete com'è, sembra una biga, non è neanche no, non sembra una biga, però non è un impasto, è un miscuglio, è anche brutto da vedere. Lo copro, allora, sono le 11 di sera adesso, e ci ho messo 3 minuti a prepararlo, ecco, vado a letto, ci vediamo domani mattina e qualcuno non vuole andare a letto. La mattina dopo, buongiorno, sono passate circa 8 ore e come vedete è molto ben lievitato tutto. Un po' di farina di semola sull'asse, va bene anche la farina normale, però la semola appiccica di meno, aiuta parecchio, e faccio cadere il mio impasto lievitato sull'asse. Non bisogna assolutamente schiacciarlo, mi raccomando, poi va allargato un pochino le mani, guardate bene come faccio, potete usare anche una spatola se volete, ma non me lo schiacciate perché sennò dopo non vi viene bene il pane. Lo allargo un po', non tanto, appena giusto per renderlo arrotolabile, e poi lo piego come un fazzoletto, tiro via la farina di semola in eccesso, ripeto, va bene anche la farina normale per fare questa cosa, ma la semola è più comoda. Lo arrotolo semplicemente prima da un lato e poi dopo anche con l'aiuto magari di una spatola perché è molto appiccicoso, e lo rotolo anche da quell'altro, una specie di portafoglio, un fazzoletto, tovagliolo, ecco, lo piego semplicemente, vedete che ha trattenuto la sua aria lì, bello molle tranquillo. Ora lo mettiamo lì, lo lasciamo lì in un angolino dov'è, lo copriamo e lo lasciamo lievitare un'ora, non di più, siamo a temperatura ambiente, circa 21 gradi. Ora questo è il mio bel cuocipane, via il coperchio, guardate, ve lo faccio vedere bene come è fatto, sono di ottima qualità, questo qui sono davvero contento che me l'ha spediti Taddeo, è fantastico, lo ringrazio ancora. Lo mettiamo nel forno a 210 gradi a riscaldarsi, la pentola, il coperchio e anche il forno. Dopo un'ora il mio impasto sarà nuovamente spiaccicato al suolo, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, via la farina in eccesso, lo pieghiamo in 3 parti prima da un lato e poi in 3 parti da quell'altro. Mi raccomando, ricordatevi di accendere il forno a 210 gradi per tempo perché si deve scaldare il forno, la pentola e anche il coperchio. Pizzico, non c'è bisogno di sigillare col silicone, pizzico un pochino giusto per farlo star fermo il mio impasto dopo averlo piegato e lo appoggio al centro della carta forno. Perché la carta forno? Perché è più comoda, però potete fare anche a meno se volete. Ora andiamo a prendere la pentola di terracotta, mi raccomando state attenti a non scottarvi, mettete sui guanti, prendete lo straccio, guanti da fonderia, però state attenti perché il forno è 210 gradi e anche la pentola scotta tutto, quindi il coperchio di terracotta non li appoggiate mai su roba congelata perché sennò magari vi fa la crepa, bisogna trattarle bene le pentole di coccio. Prendo tutta la carta, ecco perché è comodo, perché butto dentro tutta la carta e non sporco neanche la pentola, la metto dentro nella pentola bollente, ci pianto sopra il coperchio che è bollente, prendo e metto nel forno che è bollente, 210 gradi. Attenzione, per la cottura gli fate fare 20 minuti con il coperchio, via il coperchio, 30 minuti senza il coperchio, sempre a 210 gradi, e questo è il risultato. Ma non è stupendo? È bellissimo, dovreste sentire il profumo. Allora, ripeto, forno già caldo, 210 gradi, pentola già calda, 20 minuti con il coperchio a forno già caldo, più altri 30 minuti senza coperchio.
perché scotta, se no io lo mordevo. Lo lascio lì un'ora che diventa freddo e dopo un'ora eccomi qua a fare la prova coltello. Ricordo che non abbiamo usato olio, non abbiamo usato paste madri, non abbiamo impastato, non ho fatto pieghe con l'acqua, l'idratazione mega galattico, niente, tutto molto semplice. Guardate che meraviglia, è stupendo. E se usate la farina 1 io vi garantisco che viene ancora meglio. Adesso però un pezzettino io lo devo mangiare perché davvero non so resistere. Quando il pane è ben cotto e si schiaccia, torna indietro come era prima, quando invece è crudo resta schiacciato. Guardate un po', io direi che è molto ben cotto questo pane e ora un pezzettino è per me.